Allora, in questo esercizio abbiamo un corpo inizialmente inquiete che poi inizia a scivolare su un piano inclinato di 60 gradi rispetto all'orizzontale. Quindi abbiamo una situazione di questo tipo. Ci viene chiesto di determinare il tempo t impiegato dal corpo per percorrere lo spazio s di 1 metro e la velocità v acquisita dal corpo dopo questo tempo. Allora, come sappiamo, il tutto non dipende dalla massa, l'abbiamo già visto in un esercizio precedente. Possiamo arrivare subito alla conclusione che l'accelerazione è data da g per il seno dell'angolo, che in questo caso chiamerò con θ. A questo punto è tutto noto, dipende tutto praticamente dall'angolo e dovrò fare semplicemente 9,81 per il sen di 60 gradi. Ricordiamo che seno di 60 è radical 3 mezzi, qui abbiamo 9,81 e quindi mettendo tutto su calcolatrice ci uscirà circa 8,4957. Adesso dobbiamo procedere con l'andare a calcolare il tempo t impiegato per percorrere lo spazio di 1 metro. Dato che il corpo parte da fermo, possiamo usare la formula del moto uniformemente accelerato. Quindi S uguale a 1 mezzo a t al quadrato. Facendo la formula inversa, che cosa abbiamo? Beh, sono interessato al tempo, quindi inizio a moltiplicare tutto per 2, poi vado a dividere tutto per a, passo alla radice quadrata e quindi ho ottenuto la mia formula inversa. Ricordiamo che abbiamo calcolato a uguale ad 8,4957, quindi possiamo sostituire tutto qui dentro e se andiamo a procedere con i conti scopriamo che esce 0,4851, che poi andiamo ad approssimare a 0,49, che è come viene descritto il risultato sul libro. Ovviamente si parla di secondi. Ora, per concludere l'esercizio, perché ci viene chiesta anche la velocità, mi ricordo semplicemente che velocità è uguale ad accelerazione per tempo e quindi dovrò andare a moltiplicare questo dato qui che rappresenta l'accelerazione e il dato appena trovato che è di 0,49 e uscirà 4,1628, che posso quindi approssimare a 4,2, che è il modo in cui viene presentato il risultato sul libro. Ok?